Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche affettive, wow, per la seconda parte di ottobre. Allora, abbiamo la carta del Sole. Amici dello Scorpione, periodo di socializzazione mi verrebbe da dire, perché comunque quando c'è la carta del Sole si parla sempre di un'energia, di amicizia, di scambi, di fermento anche se vogliamo, in tutto quello che è la sfera sociale. La carta del Sole fa anche riferimento ai rapporti tra fratelli, ai rapporti puliti, ai rapporti genuini, diciamo così, con un sentimento, un'emozione pura. Allora, l'I Ching dicono incontro intimo, non male, carta numero 44, e il gioco dell'amore, carta numero 35. Wow! Ragazzi, qui se siete single si potrebbe vedere il sole verso, diciamo, la fine di ottobre, ok? Perché comunque abbiamo il gioco dell'amore, l'incontro intimo qui. Vedo qualche cosa che nascerà. Tenete presente che quando c'è il sole si parla sempre di un'energia che è in crescita, quindi per qualcuno si tratta di una relazione magari che è appena iniziata o comunque che è iniziata da non molto tempo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, andiamo a vedere come completiamo la prima linea che riguarda gli affetti in generale, quindi la famiglia, piuttosto che i figli, piuttosto che le relazioni, un po' tutto, no? Allora, partiamo con un 8 di spade, un asso di bastoni, un 7 di coppe, un 3 di coppe, un fante di pentacoli al contrario, me ne manca una, la giustizia, ok, grazie, e il 4 di coppe. L'8 di spade mi dice che c'è qualcosa che non riuscite a vedere, c'è qualcosa che in qualche modo vi attanaglia un po', no? La carta dell'8 di spade fa sempre riferimento a tutti quei sentimenti, quei pensieri più che sentimenti di autosabotaggio e che quindi influenzano in modo negativo, se vogliamo, tutto quello che è la parte emotiva. Parla di qualcuno che vede più nero di quello che è fondamentalmente. Vi ricordo che l'energia di base è quella del sole, L'asso di bastoni mi parla di un nuovo incontro, ragazzi, è proprio l'incontro intimo, è proprio l'incontro dell'asso di bastoni. Quindi veramente qui è molto forte no, scusate, ho sbagliato, la probabilità che ci sia un incontro con qualcuno. Magari potrebbe essere, visto che abbiamo il sole, potrebbe essere una persona del vostro giro di amicizie, diciamo così, che così si magari annuncia, si scalda un po' la conversazione e potrebbe esserci questo nuovo inizio, questa nuova anche passione condivisa, mi verrebbe da dire, perché non è detto che sia necessariamente l'incontro intimo, anche se qui abbiamo la carta numero 44. Nel senso, allora, questa carta parla di incontro intimo a livello sessuale, questa carta parla di incontro intimo, vedete che ha un petalo che chiude gli occhi? Siccome gli occhi sono lo specchio dell'anima, è un po' come aprire l'anima all'altro, il gioco dell'amore, cioè è qualcosa che va anche al di là di quello che è solo l'aspetto fisico della questione e vi dico, si apriranno un sacco di possibilità. Se fosse un hobby, ipotesi, e non fosse quell'incontro, perché magari avete già una relazione, se fosse una nuova passione all'interno della relazione, con questo set di coppe si aprono un sacco di possibilità, ragazzi. Oppure se siete già in una relazione, questo asso di bastoni potrebbe essere
una nuova sferzata di energia, ok? Il 3 di coppe. Allora, la carta di base è il sole, il 3 di coppe parla proprio di amicizie. Quindi veramente se fosse in una relazione per qualcuno queste tre carte potrebbero rappresentare l'ingresso di un'energia nuova all'interno della vostra relazione. Non è necessariamente detto che sia un ingresso anche in camera da letto, potrebbe essere semplicemente che c'è questa terza energia con la quale magari si condivide un hobby, una passione che vi fa viaggiare un po' con la mente, diciamo così. Mm? In effetti poi abbiamo un fante di pentacoli, anche se è al contrario, però c'è un'energia nuova, ok? E qui la vediamo. Cosa succede? Che abbiamo la giustizia, ragazzi, qui c'è qualche cosa che bisogna tagliare del passato per permettere ai piatti della bilancia. Questo mazzo mi piace particolarmente perché c'è la piuma e qualche cosa di rosso che dovrebbe rappresentare il cuore, quindi diciamo i pensieri e i sentimenti. Ed è un po' quello a cui fa riferimento la giustizia. Bisogna mettere, ponderare e mettere sui piatti della bilancia quello che è la parte razionale con la parte emotiva, ok? Quello che si può fare, quello che non si può fare, mi verrebbe da dire. E poi però terminiamo con un 4 di coppe. C'è un momento di riflessione a fine mese. Diciamo che sento che questo 8 di spade è migliorato con questo 4 di coppe. Sono comunque due carte un po' improntate su quello che non si vede, però qui è più un accento. Qui è proprio una sorta di passività, energia depressa, è proprio una carenza che vi autoinfliggete fondamentalmente, perché vi ricordo che la carta del sole è un'energia positiva, però qui voi vedete più nero di quello che è fondamentalmente la situazione. E qui è come se speraste in qualche cosa di più, in qualche cenno, in qualche movimento da parte dell'esterno. Se per caso vi trovaste in qualche tipo di condizione burocratica particolare, avete la carta della giustizia. È una carta positiva nella posizione in cui è, quindi si va risolvendo quello che erano le questioni burocratiche, la firma dei fogli, i contratti. Mm? Ok, andiamo a vedere per le persone single che cos'ho da dirvi di più. Andiamo a vedere qualche notizia in più. Perché per i single davvero ragazzi un asso di bastoni, abbiamo il fante di pentacoli che è già nella vostra energia, queste due carte che sono bellissime. Allora abbiamo il diavolo, il 6 di pentacoli, quindi forti condizionamenti iniziali in questo senso, ma lo rivediamo, è nell'energia generale. E qui, e qui. Poi abbiamo la temperanza al contrario, l'asso di denari. Ragazzi, qui sento che è un po' l'avvertimento di non accontentarvi delle briciole, ok? Perché qui di nuovo c'è una carta di disequilibrio, è vero, qua abbiamo la giustizia. Però comunque in questo momento, secondo me, ripeto, non siete completamente obiettivi nei confronti della situazione. Soprattutto se è una persona nuova, fate attenzione perché il diavolo è un condizionamento che voi avete, è un condizionamento proprio vostro. In questo caso sento che l'altra persona non c'entra. Siete voi che avete un certo modo di vedere le cose, un certo tipo di credenze, un certo tipo di condizionamento che fa sì che o con questo 6 di pentacoli non vi diate abbastanza, perché comunque è una carta di generosità, è una carta di qualcuno che dà, ma dà il giusto. C'è una bilancia, adesso in questo mazzo non si vede, negli altri mazzi tradizionali anche il 6 di pentacoli ha una bilancia. Quindi qui si tratta di fare le cose nel modo giusto, soprattutto da un punto di vista fisico, ok? Perché qui abbiamo un asso di bastoni. Sì, sento che, ripeto, andateci piano perché in un certo modo avete la mente un po' offuscata per i fatti vostri e quindi non riuscite
secondo me, a fare una valutazione chiara della situazione o della persona che vi si è appena presentato o vi si sta per presentare, questo incontro comunque di cui parla l'asso di bastoni, questo nuovo inizio. Ok, andiamo avanti, vediamo che altro. Mm. 9 di coppe, 2 di coppe al contrario, la carta della forza e la carta del carro. Guardate ragazzi, questo lato d'ombra, che sarebbe il diavolo, però in questo mazzo viene chiamato lato d'ombra, sento che è molto forte, diciamo verso metà ottobre, ok? Avete proprio un'energia un po' appesantita, direi, probabilmente dai troppi pensieri, avete bisogno un po' di pulire, di alleggerire, diciamo così, il bambino interiore anche. Si fa fatica con questo asso di pentacoli al pensare, al concretizzare qualche cosa di reale, qualche cosa che possa dare a sviluppi futuri. Avete due assi comunque nella lettura, quindi c'è questa sorta di nuovo inizio che potrebbe iniziare, ma che non si sa bene se cominci, se non inizi. La sento un po' così, un po' altalenante, anche perché questo mazzo al 9 di coppe è rappresentato un po' come se fossero degli eccessi, no? Normalmente è la carta del sogno compiuto, è la carta dell'appagamento emotivo, ma qui ehm, in questo mazzo è indicativo perché parla un po' di quelli che sono gli eccessi. Potrebbe essere che ci sia una sorta di... Perché comunque in effetti c'è il diavolo, potrebbe far riferimento a qualche dipendenza, no? Qui abbiamo una persona che sta, diciamo, esagerando con l'alcol, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa. O potrebbe essere la vostra persona di interesse che in qualche modo ha questo tipo di dipendenze, o vedete che si lascia andare magari un po' troppo con certi tipi di cose e quindi state un attimino calibrando quanto lasciarvi andare, quanto dare. E per quello credo che questo asso di pentacoli è in centro lettura, perché non si sa se potrebbe essere qualcosa di concreto o se vale la pena probabilmente iniziare qualche cosa di concreto con questa persona. Vi dirò, avendo il 2 di coppe al contrario, scusatemi, faccio sempre dei danni. Scusate, ho rimesso a posto l'inquadratura. Ok. Ehm, il 2 di coppe al contrario, sento che essendo sotto la carta della giustizia vi farà un po' riflettere, io trovo, no? Sul se appunto iniziare qualcosa o avere anche un secondo appuntamento in molti casi con questa persona. Si sta calibrando, si sta valutando. Vi sento un po' così, non pienamente soddisfatti. È un 9 di coppe, non è un 10. Mm? Quindi potenzialmente vi dirò, molto dipende da come voi percepite la situazione, perché qui si parte con due carte molto pesanti. Quindi potrebbe non essere così brutta come si vede, che poi in realtà non è brutta. Vi sento solo un po' prudenti, vi sento un po'... o forse dovreste essere più prudenti. Mhmm, ripeto, qui ci sarebbe la possibilità di qualche cosa di concreto, ma vi vedo un po' frustrati, un po' delusi qui. Probabilmente questo fante di pentacoli, questa energia non è completamente presente. C'è comunque un'energia del 3 di coppe, per qualcuno si potrebbe trattare di una relazione proprio a 3. Guardate, la fine della lettura ha la carta della forza e la carta del carro, due arcani maggiori, uno è la carta numero 7 e l'altro la carta numero 8. Qui ragazzi c'è un prendere una decisione, effettuare una scelta. Quando c'è la carta del carro si parla di un viaggio, si parla di un movimento di tipo mentale o proprio fisico. Quindi qui magari qualcuno potrebbe fare un viaggio, potrebbe pianificare un viaggio ehm,
Guardate, vista così, sento che è un po' un allontanamento da questa persona o da questa situazione, o potrebbe anche essere da questo lato d'ombra, perché comunque sopra avete questo 4 di coppe che continua a dirmi che siete focalizzati su quello che non avete. Invece di godervi il momento, siete più focalizzati in quello che non avete. Avete bisogno fondamentalmente di esplodere, sento. Io quando c'è la carta del sole è qualcuno che ha bisogno di esprimere la propria essenza e probabilmente con questa persona, ma dovuto al vostro modo di captare, di vedere o di vivere magari la relazione con questa persona, probabilmente non vi sentite troppo sicuri, non vi sentite troppo, ripeto, vi sento prudenti e comunque non stringerete compromessi stretti, ecco, ma per un vostro timore, non perché l'altra persona non voglia. Molte volte Carlo parla anche di trasferimenti, proprio di lunga distanza, di lunga percorrenza, quindi qui si potrebbe anche trattare di qualcuno che si trasferisce, che si deve trasferire lontano da dove è in questo momento. Ok, allora andiamo a vedere per le persone che hanno già una relazione, non importa in realtà il tipo di relazione, vado solo a vedere i movimenti energetici più probabili di questa ultima parte di ottobre. Ok, allora, wow, partiamo con il mago, un 5 di spade. Il mago è un'altra carta numero 1, quindi c'è un asso di bastoni, diciamo nella lettura generale, e poi avete il mago. Poi abbiamo un 5 di spade, un 9 di spade e un 7 di spade. Ragazzi, tanta confusione mentale, tanti pensieri, tante paranoie, tanti problemi, tanti scrupoli. Sento che comunque avete fatto tanto, diciamo, per manifestare il tipo di realtà in cui siete, o state facendo tanto per manifestare il tipo di realtà che volete, ma con questo 5 di spade sento che ci sono dei conflitti interiori, ci sono ehm, delle lotte di potere, mi verrebbe da dire, e non vi sento neanche poi così tanto appagati, sinceramente, con questo 9 di spade e il 7 di spade. Qui c'è qualche cosa, guardate, c'è il 3 di coppe nell'energia generale, il 7 di spade, c'è qualche bugia in corso, qualche cosa che non viene rivelato, può essere una terza persona che si è inserita all'interno della relazione, ovviamente questo non è per tutti, può risuonare per qualcuno, ma perché vedo che comunque qui c'è un'energia molto mentale e se calcolate che la linea generale partiva eh, con un 8 di spade, quindi anche lì qualcosa che voi non vedete o qualcosa, perché l'8 di spade parla anche di sospetti, eh. Andiamo avanti, vediamo che altro. Re di pentacoli al contrario, cavaliere di coppa al contrario, asso di bastoni al contrario. Sì, ragazzi, io qui sento che... Allora, il 4 di coppe lo sento molto legato a questo cavaliere di coppe al contrario. Probabilmente c'è qualcuno qui che sta aspettando un passo da parte dell'altra persona, sta aspettando un movimento, sta aspettando qualche tipo di aiuto che probabilmente non arriva, qualche tipo di focus che qualche tipo, sì, guardate, vedo questo asso di denari che alla fine è proprio al centro della lettura, è un po' come se ci fosse questa concretezza che non arriva. Sono tante parole. Il 7 di spade fa riferimento a qualcuno che fa il furbo, qualcuno che non la racconta giusta, parla di proiezioni, potrebbero essere anche le vostre, comunque di proiezioni. Però sento che c'è qualche cosa a livello di comunicazione che qui non è chiaro, che porta a questa confusione mentale di cui ci parla il 5 di spade. E qui di nuovo abbiamo tre carte al contrario, un asso di bastoni che qui avevamo dritto in realtà, ma qui è al contrario, e le due figure. Quindi sento che verso la fine del periodo ci sarà una sorta di... ehm, sì, in realtà vi dico, può esserci, perché comunque l'energia è questa, l'incontro intimo è il gioco dell'amore, l'asso di bastoni ce l'avete qui, ma qui sento che non fa riferimento all'incontro intimo, fa riferimento più al non agire. mm?
quindi alla fine siete in questo periodo, in questa onda un po' pesantina, ehm, per un vostro modo di vedere le cose in realtà. Quindi si tratta di un momento, di una fase. Date anche spazio a quello che è l'altra persona, dategli, perché quando c'è un re di pentacoli, in realtà parla di una persona generosa, però è girata al contrario, come se non ci fosse quel tipo di generosità che voi vi aspettate, non ci fosse quel tipo di azione. Ehm, cioè, è un po' come se vi dicessero, se l'altra persona non si muove, tu non fare niente. Non andate a cercare, non insistete, non manipolate, non fate giochetti mentali, insomma. Si tratta di, secondo me, un periodo di, come vi posso dire, perché il sole fa anche riferimento al bambino interiore, quindi qui bisogna un attimino pulire la testa, mi verrebbe da dire, dai pensieri, da quello che è, ok? Ok, andiamo a vedere Conoscio. Che cosa si vede, che cosa non si vede di questi movimenti affettivi. Wow, nessuna cosa e gli amanti, ragazzi. Il Papa e gli amanti, incontro intimo e gioco dell'amore. Guardate, in realtà, allora, gli- ok, riprendo fiato, ricominciamo da capo. Nessuna cosa è il Papa, gli amanti è il rapporto d'amore per eccellenza, l'armonia, l'equilibrio. A me parla di matrimonio, eh. A me parla fortemente di matrimonio e del mettere su famiglia. Ecco il nuovo inizio. Poi se siete single questo potrebbe veramente essere un incontro, diciamo, di tipo intimo, ma se siete in coppia, qui siete voi che vi state frustrando, che state facendo delle proiezioni per andare avanti. Probabilmente qualcuno sta aspettando una proposta di matrimonio, perché comunque il cavaliere di coppe è colui che viene a fare una proposta di tipo stabile, un'offerta di tipo emotivamente matura, diciamo così, no? Però avendo comunque il re di pentacoli al contrario, è come se ci fosse qualche cosa nel concreto, che è un po' probabilmente una questione economica, non lo so, che un po' impedisca, però poi qui abbiamo il gioco dell'amore e incontro intimo. Cioè qui, secondo me, se state aspettando che l'altra persona faccia un passo in più, non vedetela così negativa perché siete voi che avete questo tipo di loop mentale, questo tipo di credenze, questo tipo di ombre, che state manifestando comunque un certo tipo di realtà. Quindi fondamentalmente pulite i pensieri perché io credo che veramente sia solo questione di tempo perché arrivi quel tipo di proposta che voi state aspettando, insomma. Che sia anche semplicemente il, se non è per voi il matrimonio, andiamo a vivere insieme o ufficializziamo la cosa, perché comunque c'è il Papa. Il Papa parla sempre di ufficializzare qualche cosa, di un contratto, di portare alla luce del sole qualcosa, ok? Andiamo a vedere con le fatine. Un ultimo messaggio per chiudere la lettura. Nuovi inizi, wow! Ok, vi dice di avere cura dei nuovi inizi, come se fosse un bambino. Proteggi e nutri le tue idee come se appunto fossero un bambino. E poi abbiamo persi e trovati. Ah, questa carta è bellissima, ragazzi. Praticamente se siete un po' in questa fase mentale un po' oscura, vi dice che è importantissimo perdersi, perché finché non ci si perde, non ci si può ritrovare, non si può ritrovare se stessi. E qui entra in gioco l'energia del bambino interiore di cui mi parla la carta del sole. Cari amici dello Scorpione, finalmente una lettura dove nessuno si possa lamentare. Devo dire che tutto sommato sono belle carte. E io spero che comunque vi sia stata utile. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Se volete supportare il canale potete mettere un like, iscrivervi, condividere, fare una donazione. Ogni tipo di supporto è ben accetto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!